Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ancora una volta in questo video. Oggi raga parleremo di viabilità, diciamo, di autobus, taxi, come spostarsi, perché, quando, dove, se conviene avere la macchina o no. Tutto questo parliamo in questo video. Mi raccomando, prima però ragazzi mettete un bel mi piace, scusate, e commentate. Tutte le domande che avete ragazzi me le scrivete nei commenti e io vi rispondo. Come vedrete faccio un sacco di short e video corti, diciamo, perché sono informazioni un po' più rapide e così. Però se avete bisogno ragazzi scrivetemi davvero, io faccio un video dedicato. Tanto sono video abbastanza rapidi dove parlo così e ci metto un attimo a fare un video. Quindi raga, mi raccomando, scrivete nei commenti e domande, io vi rispondo così che è molto più comodo per me e per voi. Quindi, parliamo della viabilità. Allora, le prime cose che mi hanno detto quando sono venuto qua in Spagna, a Valencia, scusate, mi hanno detto lascia stare la macchina, non c'è bisogno della macchina perché i servizi pubblici sono ottimi. Ok? E infatti io subito volevo vendere la macchina. Io sono partito che volevo vendere la macchina, poi dopo ho avuto problemi con la casa e ho venduto la casa. Cioè, ho avuto problemi con la casa in realtà. Ho deciso di vendere la casa e quindi mi sono tenuto la macchina perché o uno o l'altro era. Quindi sono venuto qua in macchina e, e ho fatto benissimo. Ho fatto benissimo perché è verissimo, è verissimo che se tu vivi a Valencia, lavori a Valencia, centro sto dicendo, cioè centro comunque Valencia, sì, non c'è bisogno della macchina. Però non è facile trovare una casa a Valencia, cioè centro, diciamo, e trovare il lavoro. Cioè, poi dipende sempre dal lavoro che fate, dipende da tutto, perché giustamente siete persone che lavorano in casa, può essere anche consigliato, però dovete trovare veramente, perché è molto molto organizzato bene, sincero, i trasporti, tutto, autobus, che qua c'è l'autobus, il tram, la metro e il taxi, è come Milano qua, diciamo, come tutte le grandi città, c'è tutto, molto molto economici, però, mia esperienza personale, adesso io sto vivendo in un paesino che si chiama Aldaia, che non è lontano, perché tipo è 20 minuti di autobus da Valencia, per andare in centro 20 minuti, ok? E ho la spiaggia molto vicina, perché anche lì 20 minuti in autobus e sono in spiaggia. Però non è comodissimo, perché non so per quale motivo, per andare c'è l'autobus fino alle 10 e mezza di sera, per andare verso Valencia, diciamo. Al ritorno non c'è fino alle 11. Cioè, fino alle 11 c'è, poi non c'è. Vuol dire che tu devi arrivare per venire in questo paesino, in una fermata prima, poi magari prendere il taxi e venire. Il taxi costa poco, e venire in questo paesino. Non è comodo. Non è comodo anche perché, cioè, quando fai serata come fai? Capisci? Quindi, quando fai serata ti prendi il taxi, però è un po' un casino. Io consiglio sempre la macchina, soprattutto anche per il lavoro, perché io adesso lavorando in un posto, una fabbrica, e quindi non so se si può, però è molto molto difficile con gli autobus, perché giustamente le fabbriche sono nei quartieri artigianali, dove non ci vanno molti autobus in realtà. Quindi, raga, se volete venire qua e non avete, diciamo che se non avete un lavoro che vi permette di stare a casa o comunque avete molta scelta, vi consiglio assolutamente di prendervi la macchina, ma più che altro per il lavoro, perché la comodità è incredibile della macchina, lo sappiamo tutti. Qua la benzina costa meno. Adesso noi siamo oggi è il 15, no, il 15, il 18 di novembre e la benzina costa 1,6, 1,650 tipo. Ho fatto anche qualche video e in Italia costa 2, 1,8, 1,9, già molta molta differenza ragazzi, molta differenza. Poi quanto, beh giustamente poi quando ti sposti tutti i parcheggi qua sono gratuiti, quasi tutti i parcheggi sono gratuiti. Certo, essendo una grande città non è facilissimo trovare parcheggio, però sono tutte linee bianche. Cioè, ormai in Italia sono tutte linee blu, qua è tutte linee bianche. Poi dopo, giustamente, cosa volevo dire? Che
gli autobus costano veramente poco. Adesso hanno fatto la... Adesso non so se sarà anche per l'anno prossimo perché non l'ho capito in realtà. C'è una tessera, si chiama Suma, che adesso non ce l'ho qua, no? Che con questa targhetta, con questa tessera, scusate, ricarichi 10, scusate, 10 viaggi, 10 viaggi, che comprende autobus, tram e metro, a 4 euro. 10 viaggi, 4 euro. Vuol dire che un viaggio lo paghi 40 centesimi. Questa tessera la puoi ricaricare fino a 30 viaggi insieme, diciamo, e sono 12 euro. Poi penso che sia 1 euro, 2 euro di tessera, una roba del genere. Però capite bene che è comodissimo. Cioè in Italia io mi ricordo quando andavo al lavoro erano tipo 2 euro. Adesso non mi ricordo quant'è, non voglio dire niente. Però capite che pagare 40 centesimi per andare al mare, andata e ritorno sono 80 centesimi, capite che avete vinto. Cioè, ma non per il mare, non per il mare, anche per uscire, capite? Quindi qua autobus, io vi consiglio di prendere la macchina per il lavoro. Prendetela, portatevela la macchina. E poi dopo per girare, ma poi comunque, cioè, ve ne parlerete con le persone, per girare per tutta Valencia tranquillamente con gli autobus, anche perché il taxi, adesso io non so esattamente il costo del taxi, però costa meno che in Italia, chiaramente. Io adesso ho fatto un percorso di 15 minuti, 20 minuti, ho pagato tipo 7 euro, non me lo ricordo. Però ma non paghi quei 20, 25, 30 euro per fare 10 minuti di taxi. Questo assolutamente no. L'unica cosa che sì, vabbè, in tutti, penso che sia così anche in Italia, taxi, autobus, metro, non puoi andarci col cane. O se ci puoi andare deve essere piccolino, con la museruola, penso. Però sì, qua con i cani non sono molto friendly, diciamo. E beh, niente. E, sì, allora, qua per i trasporti questo. E poi un'altra cosa molto molto interessante, per quello vi dico di portarvi la macchina, perché l'autostrada è gratuita. Cioè qua il casello autostradale non si paga, non c'è casello autostradale. Infatti io quando sono venuto qua in Spagna ho pagato un botto, veramente tanto, tra Italia fino alla fine della Francia, perché anche la Francia è molto cara, coi caselli. E poi dopo mi sono fatto tutta la Spagna gratis, ed è una cosa bellissima. Ho fatto tutta la costa, che è un viaggio bellissimo, ragazzi, se vi capitate di farlo, mi raccomando. Ed è tutto gratuito, cioè è bellissimo fare l'autostrada gratuita. Poi dopo vi spiegherò bene anche autogrill, benzina, perché giustamente paghi di più quando fai quelle strade lì. È come un autogrill in Italia, diciamo, però vabbè, questo è un altro conto. E quindi niente, raga. Questo è tutto, facendo il riassunto di questa parlata lunghissima. Prendetevi la macchina, portatevi la macchina. Dovete poi fare un cambio della targa, però non so quanto tempo, io non l'ho ancora fatta. E per tutto il resto ci sono gli autobus, metro, vanno dappertutto. È come Milano. Se avete girato un po' Milano lo sapete, è come Milano, uguale a Milano perché sono stato a Milano, non so, 4-5 mesi per un corso che facevo di barman. Ed è così, uguale identica a Milano, magari è un po' più pulita, sincera, però costa molto meno, però ed è perfetta. Per me è perfetta, ragazzi, poi ci dovete trovarci dentro, perché giustamente per me è perfetto, magari per voi non va bene. Però questo è, raga, è tutto collegato e niente, perfetto, tutto perfetto. Niente, raga, mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su, commentate se avete qualcosa di interessante o comunque se avete bisogno di aiuto per valenze, tutte quelle cose qua. E niente, raga, mi raccomando, seguitemi e ci vediamo al prossimo video.